Buongiorno amici, benvenuti all'ennesima lezione sulla Prima Guerra Mondiale. Come abbiamo detto la scorsa volta, per un paio di lezioni noi ci allontaniamo dagli eventi della Prima Guerra Mondiale, parliamo di quello che succede nel 1917 e all'inizio del 1918 in Russia. Questo è un argomento fondamentale anche nei confronti della guerra. Abbiamo già visto come nelle passate lezioni, come la Russia zarista non fosse minimamente in grado di reggere una guerra lunga, dura, dispendiosa come la prima guerra mondiale. I russi non avevano un apparato industriale, un apparato produttivo o un sistema delle comunicazioni che fossero in grado di sostenere in maniera efficiente contro gli austro-tedeschi la guerra sul fronte orientale. Le operazioni militari sin dall'inizio vanno male. Nel 1915, nel 1916 i tedeschi guadagnano sempre più territorio, sempre più chilometri all'interno della Russia sulla linea del fronte orientale. L'esercito dello zar è completamente demoralizzato, iniziano gli ammutinamenti, il fronte interno, la società civile soffre la fame e dà luogo a una serie notevole di disordini, di manifestazioni, di rivolte, di scioperi. Anche il cibo che viene dato ai soldati in prima linea peggiora sempre di più, diventa cibo di scarsissima qualità e i soldati si ribellano. Abbiamo quindi visto che proprio il fronte interno, la solidità della società civile, l'apparato economico che dovrebbe sostenere i militari in Russia sono tutte cose che manifestano caratteristiche molto molto negative. Nel 1917 scoppia quindi una prima rivoluzione, ci sono scioperi, ci sono tumulti dovunque, persino i militari si ribellano. L'importantissima base navale di Kronstadt nel Mar Baltico si ribella. Lo zar Nicola II non riesce in alcun modo a reprimere queste rivolte. Il 23 febbraio 1917, attenzione, il 23 febbraio nel calendario ortodosso, quasi soltanto i russi in Europa continuavano ad adottare il calendario ortodosso. Nel nostro calendario gregoriano era l'8 marzo, per questo si parla di rivoluzione di febbraio, mentre in realtà dal nostro punto di vista è marzo. Lo stesso problema riguarderà la successiva rivoluzione d'ottobre. Il 23 febbraio, secondo il calendario russo, l'8 marzo, nel nostro calendario ci sarà l'ennesima Domenica di Sangue nella capitale. Attenzione, la capitale si chiamava Pietrogrado e non più Pietroburgo, perché Pietro I il Grande aveva costruito Pietroburgo imitando le città tedesche. Pietroburgo significa città di Pietro, ma Burgo in tedesco. Ma entrando in guerra con i tedeschi, ai russi non sembrava opportuno avere una capitale che avesse un nome tedesco e quindi all'inizio della prima guerra mondiale la città di Pietroburgo cambiò nome e fu chiamata Pietrogrado, perché Grad significa città in russo, mentre Burg significa città in tedesco. A Pietrogrado abbiamo quindi la repressione di una manifestazione, si spara sulla folla, ci sono 1500 morti. Questa è la rivoluzione di febbraio. Lo zar capisce di non essere in grado in nessun modo di reprimere questi tumulti e decide, anche su consiglio di alcuni esponenti politici che vedremo in seguito, di abdicare. Quindi attenzione, Nicola II abdica alla fine di febbraio 1917. Questa è la fine del secolare zarismo, anche se, attenzione, la monarchia, l'impero russo non viene ufficialmente abolito per il momento. Infatti lo zar Nicola II abdica a favore del fratello Michele. Michele però, Michele Romanov, non se la sente di assumere il titolo di zar perché considera ormai l'impero russo qualcosa che non può più continuare a esistere. Quindi si rassegna, quindi Nicola II effettivamente è l'ultimo zar della storia, l'ultimo della famiglia Romanov, dove dopo secoli
Però quando lui abdica, lo zarismo non viene ancora ufficialmente abolito, si tratta ufficialmente di una situazione in cui il trono dello zar è vacante, non c'è nessuno zar che prenderà mai il posto di Nicola II e quindi si può dire che lo zarismo finisce, si costituisce una repubblica provvisoria. I rivoluzionari costituiscono una repubblica provvisoria con un Parlamento che si chiama Duma, ancora adesso il Parlamento russo si chiama Duma. La Duma esprime un governo provvisorio, un Parlamento provvisorio, un Parlamento che non è stato eletto dal popolo. Attenzione, in questo Parlamento provvisorio domina il partito dei cadetti. Io ho già partito dei tre principali partiti politici in Russia quando ho parlato della storia della Russia prima della prima guerra mondiale, nella playlist Stati-Nazione. Il partito dei cadetti viene chiamato così perché in realtà si tratta di un acronimo KADA. Queste due lettere nell'alfabeto cirillico russo si chiamano K e DA, per questo KADA partito cadetto. È l'acronimo del Partito Democratico Costituzionale, è il partito più rappresentato della Duma, nella Duma, pur essendo un partito minoritario, perché era un partito liberale di stampo occidentale che voleva la trasformazione della Russia in un paese democratico, liberale e capitalistico occidentale e si basava sulla borghesia colta, ma la borghesia colta liberale in Russia era numericamente molto limitata, quindi il consenso del partito dei cadetti era scarso. Oltre al partito dei cadetti c'erano altri due partiti, il partito social rivoluzionario, che a partito del nome, il partito social rivoluzionario non è un partito marxista, è un partito dei contadini che vuole la riforma agraria, vuole dare la terra ai contadini, espropriarla ai proprietari terrieri e ai latifondisti e darla ai contadini. Quindi in teoria il partito social rivoluzionario dovrebbe avere il massimo del consenso, perché in Russia la gran parte della popolazione era costituita da masse contadine. Poi abbiamo il vero partito marxista, che è il partito operaio social democratico russo, che è diviso, l'abbiamo già spiegato in un'altra video lezione, in due correnti differenti: i bolscevichi, guidati da Lenin e che hanno anche tra i loro massimi esponenti Trotsky e Stalin. Abbiamo visto in passato che non sono i veri nomi, sono tutti e tre nomi di battaglia, soprannomi. Stalin è il più giovane, i bolscevichi, e invece all'interno di questo partito la componente dei menscevichi. Bolscevichi significa maggioranza, menscevichi significa minoranza, i menscevichi di Martov o di Plekhanov. Nel Partito Operaio Socialdemocratico Russo, il vero partito marxista è il partito dei proletari, degli operai di fabbrica, che in Russia, come la borghesia, erano molto pochi. I russi erano quasi tutti contadini. Questo governo provvisorio, inizialmente la guida del governo provvisorio viene data a un aristocratico, un principe, di posizioni liberal conservatrici. Perché? Perché abbiamo visto il partito cadetto, il partito liberale borghese, per il momento gestiva la maggioranza della Duma, del Parlamento, il Parlamento provvisorio. Quindi questo signore Lvov era un principe, non apparteneva a nessun partito, però comunque era vicino, possiamo dire, al partito cadetto, il partito dei cadetti. Quindi il partito provvisorio viene gestito a Lvov e anche la Duma in qualche modo segue il partito dei cadetti. Attenzione, il ministro della guerra molto importante del governo Lvov era Kerensky. Kerensky invece era il leader del partito social rivoluzionario, cioè il partito dei contadini. Attenzione, ai massimi livelli né i bolscevichi né i menscevichi, che erano marxisti, né la componente bolscevica né la componente menscevica erano rappresentati nel nuovo potere della Repubblica
perché i cadetti e i socialrivoluzionari diffidavano di loro, quindi Lvov dal febbraio 1917 è il presidente provvisorio della Repubblica Lvov vicino ai cadetti, mentre invece Kerensky era il leader del partito contadino, cioè il partito socialrivoluzionario. Che succede? Che in realtà anche il partito socialista, il partito operaio socialdemocratico russo appoggia per la maggior parte la Repubblica, questa Repubblica provvisoria, che era una Repubblica borghese. Infatti la rivoluzione di febbraio in Russia viene chiamata anche rivoluzione borghese, è una rivoluzione liberale, di stampo liberale. Anche i socialisti, i comunisti, sia i bolscevichi sia i menscevichi, pensano che per il momento non ci siano alternative rispetto al governo liberale, è sempre meglio che niente, è sempre meglio dell'autocrazia dello zar, è sempre una democrazia, quindi sia i menscevichi sia i bolscevichi, in buona parte, con qualche distinguo, con qualche eccezione, con qualche mal di pancia, anche loro appoggiano questo governo borghese liberale. Attenzione, Lvov prende 2 o 3 decisioni fondamentali. Primo, dice che la guerra continua. Il fatto che lo zar sia stato rovesciato e che in Russia ci sia adesso una repubblica e si vuole trasformare la Russia in un paese occidentale borghese non vuol dire che la Russia si ritiri dalla guerra. Il governo provvisorio non vuole ritirarsi dalla guerra. Infatti il governo repubblicano del Lvov, viene immediatamente riconosciuto e appoggiato dalle potenze dell'intesa, da Gran Bretagna e Francia, perché Gran Bretagna e Francia hanno assicurazione che l'alleanza con la Russia continua e la Russia continuerà la guerra con l'intesa. Poi Lvov, attenzione, correttamente convoca un'assemblea costituente. Il suo governo provvisorio, il Parlamento è provvisorio, non è stato eletto dal popolo. Non si capisce quali debbano essere le istituzioni, si pensa che si debba creare una nuova Costituzione, si andrà a eleggere un'assemblea costituente che realizzerà una Costituzione, darà una nuova volta alla Russia, sarà eletto a suffragio universale maschile. In teoria, l'Assemblea Costituente avrebbe potuto anche ripristinare lo zar, avrebbe potuto anche mantenere una forma monarchica, non è detto che dovesse fondare una repubblica. Tutte le questioni, dice Lvov, saranno rimandate alle decisioni dell'Assemblea Costituente quando l'Assemblea farà una Costituzione. Però Lvov rimanda dopo la Costituente, alla Costituzione, anche il problema, attenzione, della riforma agraria che i contadini volevano. In questo modo però scontenta i contadini. Attenzione, coloro che avevano fatto la rivoluzione, che si erano ribellati, che erano morti nella repressione dello zar, eccetera, perché avevano fatto la rivoluzione di febbraio? Perché si erano ribellati? Perché volevano fondamentalmente 2 cose molto semplici: l'uscita dalla guerra della Russia, cioè la pace, e siccome la maggior parte erano contadini, volevano la terra, cioè una riforma agraria, avere la terra dai latifondisti. Lvov li delude perché in entrambi i casi fa il contrario di questo. Dice riforma agraria, no, la faremo semmai dopo l'Assemblea Costituente. Affronteremo questi problemi economici strutturali dopo, quando ci sarà la nuova Costituzione e un nuovo Parlamento eletto. Ma anche la guerra continua. Lvov vuole presentarsi insieme al governo provvisorio e vuole presentare lo Stato che sta nascendo in Russia da posizioni di forza, senza dover chiedere la pace alla Germania, senza dover ritirarsi dalla guerra. Il problema è che in questo modo, l'avete già capito, il governo liberale perde consensi, perché il governo non fa proprio quelle 2 cose, la pace e la riforma agraria, la terra ai contadini, che un po' tutta la Russia voleva. Coloro che avevano fatto la rivoluzione di febbraio volevano, quindi attenzione. Tuttavia, molti testi non mettono in evidenza, non parlano, omettono completamente il fatto che Lvov e i suoi ministri
in questo governo provvisorio, in pochissimo tempo, in pochissime settimane, realizzano tutte le riforme necessarie affinché la Russia diventi un paese, uno Stato di diritto, una democrazia liberale come la Francia o la Gran Bretagna. Cioè, vengono legalizzati tutti i partiti politici, compreso il Partito Socialista, il Partito Operaio Socialdemocratico Russo dei bolscevichi e dei menscevichi. Viene instaurata la più completa libertà di stampa, la più completa libertà di opinione, di espressione, tutti i diritti civili, tutti i diritti liberali, viene riformata la giustizia, viene instaurato un giusto processo, viene abolita anche ogni discriminazione religiosa ed etnica, persino contro gli ebrei che erano sempre stati discriminati e perseguitati in Russia, quindi tolleranza religiosa. Viene istituito il suffragio universale maschile, che dovrà essere esercitato per eleggere l'Assemblea Costituente. Di questo ci dimentichiamo. Prima della presa di potere di Lenin, dei bolscevichi a ottobre, a febbraio in Russia c'era già stata una prima rivoluzione borghese, liberale, che aveva fatto tutto quello che era necessario per trasformare la Russia in un paese occidentale come la Francia o come la Gran Bretagna. Finiscono i privilegi feudali, qualunque cosa dell'antico regime. In pochi giorni il governo provvisorio, almeno da un punto di vista giuridico, trasforma la Russia in un paese del tutto simile alle grandi democrazie occidentali. Da un punto di vista sociale ed economico però no. Tuttavia queste cose vengono dimenticate perché coloro che perdono nella storia spesso vengono sottovalutati o dimenticati. Siccome la rivoluzione di febbraio lascerà il passo alla rivoluzione comunista di ottobre, tutto ciò che è stato realizzato dalla rivoluzione di febbraio, la prospettiva che essa aveva, sono state un po' messe nel dimenticatoio della storia. Noi siamo purtroppo abituati a pensare che se qualcuno perde nella storia era destinato a perdere, era necessario, non aveva le condizioni per poter prevalere. Se qualcun altro vince, per esempio Lenin in questo caso, evidentemente era necessario per la situazione sociale, rendeva inevitabile, necessaria la rivoluzione bolscevica, la vittoria di Lenin. Noi ragioniamo come se tutto quello che avviene, è avvenuto nella storia, sia stato inevitabile, doveva necessariamente avvenire. Tutto ciò che è avvenuto sia stato determinato da leggi inviolabili, necessarie. Tutto ciò che è accaduto non poteva non accadere. Però qualche storico qualche dubbio se l'è fatto e ha detto: guardate che se non ci fosse stata la rivoluzione d'ottobre e il comunismo in Russia, può anche darsi, non è detto. Chi ci ha detto che la Russia doveva ripiombare nello zarismo in una situazione di arretratezza, di disperazione, eccetera? C'era già un governo liberale che aveva eliminato gli zar, che aveva fatto un sacco di riforme e aveva trasformato la Russia in un paese liberale. Russia che era un paese che economicamente, comunque, sia pure con difficoltà, si stava lentamente modernizzando. Noi abbiamo le prove di questo. Forse la Russia sarebbe potuta andare avanti modernizzandosi all'interno di un quadro democratico, liberale, capitalistico, borghese. Poi questo non avvenne e il governo borghese fu rovesciato da un governo comunista, ma il fatto che questo non avvenne non vuol dire che noi ci dobbiamo dimenticare dell'esistenza di questi governi liberali e delle riforme che hanno fatto, del fatto che la storia che forse poteva andare in un altro modo, in senso liberale e capitalistico in Russia, perché poi anche la storiografia dell'Unione Sovietica, la storiografia comunista, e non solo la storiografia comunista, un po' tutti hanno dimenticato, cancellato, hanno considerato inadeguato, impossibile tutto ciò che era avvenuto prima. Anche questo governo borghese liberale che aveva delle ottime intenzioni. Certo, la riforma agraria, le riforme sociali, questo governo non le fa solo delle riforme
individualistiche, liberali, borghesi, però non è detto che poi in seguito la riforma agraria non sarebbe stata fatta, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. La storia non si fa con i se e con i ma. Il punto è che oltre alla Duma si costituisce anche un altro potere, ovvero i soviet. Attenzione, soviet in russo significa consiglio, significa assemblea soviet. I soviet si erano già formati, ve lo ricordate, in occasione della rivoluzione del 1905, quindi non era la prima volta. Attenzione, i soviet erano qualcosa di tipicamente russo e in qualche modo replicavano l'organizzazione della Mir, la comunità di contadini di villaggio tipica della Russia, con la comunanza, la comunione delle terre. I soviet erano dei consigli formati, attenzione, non soltanto da operai, gli operai in realtà erano pochi, esistevano solo nelle grandi città, Pietrogrado, Mosca. I soviet erano formati da operai ma anche da soldati, attenzione. Infatti, mentre nella rivoluzione del 1905 i soviet si formano solo nelle principali città industriali con gli operai, come appunto ho detto la capitale Pietrogrado oppure città come Mosca o in altre grandi città, la novità del 1917 è che i soviet si formano prima di tutto anche tra i soldati dell'esercito, e questo è importante, anche dei soldati in prima linea sul fronte orientale, cioè i soldati continuano a protestare contro il governo provvisorio, non sono d'accordo che il governo provvisorio non chieda la pace e quindi partecipano ai soviet. Attenzione, si formano sempre più soviet anche nelle campagne, anche nei villaggi più piccoli, questo è importante, quindi soviet formati anche da contadini, sono moltissimi soviet, gli storici sostengono che in realtà i soviet avessero il potere reale, che il governo provvisorio sin dall'inizio si trovasse in difficoltà a gestire il potere perché in realtà non poteva prendere moltissime decisioni senza l'avallo, l'appoggio dei soviet. Molti soviet, per esempio, controllavano le comunicazioni, controllavano le ferrovie, controllavano le poste, controllavano i telefoni, controllavano i telegrafi, se ne erano appropriati. Quindi, attenzione, sin dall'inizio il governo della Duma, del Parlamento e del governo provvisorio è limitato sin dall'inizio da un contropotere, o meglio da un doppio potere, da un altro potere, dai soviet. C'è un doppio potere nella Russia. I soviet volevano la democrazia dal basso, erano delle assemblee in cui si parlava alzando la mano, discutendo e si decideva appunto ad alzata di mano, quindi erano i soviet dei consigli assembleari che usavano un metodo assembleare con la democrazia diretta, quindi abbiamo questo doppio potere, da una parte la Duma e il governo provvisorio, dall'altra i soviet. All'inizio, attenzione, all'interno dei soviet erano certamente più rappresentati rispetto alla Duma, al Parlamento, però all'inizio, attenzione, i bolscevichi, nonostante i bolscevichi, il nome bolscevichi significhi maggioranza, all'inizio i menscevichi erano la maggioranza. All'inizio del 1917 i bolscevichi in Russia erano un partito che aveva scarso consenso, scarso seguito, soprattutto nelle masse. Erano degli intellettuali, però le cose ben presto cambiarono. Perché le cose cambiano? Perché Lenin è in esilio a Zurigo, in Svizzera, quindi a gestire il partito bolscevico in Russia, a Pietrogrado sono altri, Stalin, Kamenev, altri esponenti del partito. Tuttavia il partito bolscevico, pur collaborando con il governo provvisorio, sin dall'inizio è in disaccordo col governo provvisorio, sappiamo perché, sulla continuazione della guerra. Infatti il partito bolscevico vuole la pace, vuole uscire dalla guerra e vuole fare anche la riforma agraria. Soffermiamoci solo sul fatto
che il partito bolscevico è l'unico partito in Russia che vuole nettamente, decisamente, immediatamente uscire dalla guerra e dare la terra ai contadini. Pace, vogliono la pace, ricordate la formula pace senza annessioni. Questo fa sì che lentamente, l'avete capito, il partito bolscevico e i bolscevichi ottengano sempre più consensi, sempre più rappresentanti all'interno dei soviet, anche all'interno dei soviet dei contadini di campagna, perché il partito bolscevico era l'unico che in maniera netta, certa, volevano quello che volevano la maggior parte dei contadini in Russia, cioè la pace, la fine della disastrosa guerra contro la Germania. Allora, che cosa succede? Succede che ad aprile, attenzione, del 1917, Lenin torna in Russia. È il famoso viaggio di Lenin nel vagone piombato, in un vagone senza finestre che attraversa la linea del fronte dalla Svizzera alla Germania e arriva poi in Russia con 36 ore di viaggio ininterrotto in un vagone piombato senza finestre. Lenin torna e scende poi alla stazione di Pietrogrado, quindi il leggendario viaggio di Lenin sul vagone piombato. In realtà poi gli storici hanno appurato che Lenin, per poter fare questo viaggio, viene aiutato dalla Germania, dai tedeschi. I tedeschi organizzarono tutto e lo fecero passare attraverso la linea del fronte. I tedeschi, per quanto sembri strano, non dovrebbero avere nulla a che fare con i bolscevichi, con i comunisti, invece il governo tedesco sosteneva i bolscevichi e li finanziava in tutti i modi possibili, li aiutava. Lenin e i bolscevichi prendevano soldi, avevano ogni tipo di aiuto dal nemico contro cui la Russia stava combattendo in guerra. Perché il governo tedesco voleva aiutare i comunisti, li appoggiava? È facile da capire perché Lenin e i comunisti bolscevichi volevano uscire dalla guerra, quindi facevano in qualche modo il gioco, l'interesse dei tedeschi. Il governo tedesco sperava che Lenin e i bolscevichi andassero al potere perché in questo caso la Russia si sarebbe ritirata dalla guerra, dando un grandissimo vantaggio alla Germania e all'Austria, agli imperi centrali. Attenzione, il fatto che i bolscevichi e Lenin fossero appoggiati, finanziati dal nemico tedesco era noto a tutti, tant'è vero che moltissimi, anche tra i bolscevichi, protestarono. Quando Lenin scese alla stazione di Pietrogrado, sapete che successe? Ci furono dei contestatori che portarono lì sul binario della stazione alcuni invalidi di guerra, alcuni feriti russi al fronte, come protesta, capite? Per dire Lenin, tu arrivi qua con i soldi dei nemici, con i soldi dei soldati, con i soldi di quelli che hanno ferito e mandato in carrozzina a questi soldati russi invalidi che noi ti portiamo qui in stazione per protestare. Quindi enormi finanziamenti dalla Germania a Lenin e ai bolscevichi. Questo è anche cinismo, ci si allea con persone molto diverse da sé, questo fa la Germania, per ottenere un obiettivo, un risultato, l'uscita della Russia dalla guerra. Lenin è già sul treno quando arriva in Russia, prima di scendere dal treno, legge il giornale del partito, del suo partito. Pravda significa verità, era il giornale ufficiale del partito bolscevico. Lenin capisce di dover correggere la linea del partito. Lenin, appena arrivato a Pietrogrado, lui è sempre stato il capo del partito bolscevico, no? Lenin è la mente, Trotsky invece è il braccio, Lenin era il capo, il filosofo, mentre Trotsky è il braccio, l'uomo d'azione, mentre invece Stalin più giovane era il burocrate. Che però Stalin, il burocrate, realizza un'ottima organizzazione del partito. Lenin scrive un'opera ad aprile, subito dopo essere tornato in Russia, un'opera che ha un titolo molto lungo e complesso e infatti convenzionalmente viene indicata
col titolo di Tesi di aprile. Famosissime Tesi di aprile di Lenin. Il titolo in realtà è un altro, è molto lungo, ma per brevità viene indicata quest'opera come Tesi di aprile. Le idee di Lenin. Quali sono le idee di Lenin all'interno della tesi di aprile? All'interno delle tesi di aprile sono importantissime. Dobbiamo soffermarci con attenzione. Bisogna fare la rivoluzione subito, bisogna trasformare la Russia subito in un paese comunista, fare la rivoluzione, prendere il potere. Ma com'è possibile? I proletari sono pochi in Russia. Secondo Marx, vi ricordo, e secondo lo stesso partito bolscevico, ma anche secondo i menscevichi, non era possibile fare subito la rivoluzione proletaria, una rivoluzione socialista in Russia, perché mancavano le masse proletarie. Gli operai di fabbrica erano molto pochi e quindi l'idea era di doverla fare la rivoluzione socialista dopo molto tempo. La Russia era un paese feudale dal punto di vista del determinismo di Marx, del materialismo dialettico di Marx. La Russia era ferma al feudalesimo e secondo Marx bisognava prima passare dalla forma economica feudale a quella borghese capitalistica, e poi quando la borghesia capitalistica fosse arrivata al suo acme, al suo punto più alto, quando tutto era industrializzato, la forma economica borghese capitalistica sarebbe stata dialetticamente rovesciata nel proprio contrario, nella forma economica del socialismo. Secondo Marx, fate attenzione, non si poteva saltare uno step, saltare un'epoca, saltare una tappa dialettica hegeliana. L'insieme dei meccanismi di produzione, il grado di sviluppo dell'insieme dei meccanismi di produzione deterministicamente avrebbe dovuto prima portare il rovesciamento del feudalesimo nella tappa dialettica opposta, cioè passare dal feudalesimo all'epoca della borghesia e del capitalismo, e poi la forma economica della borghesia e del capitalismo per l'avanzare e il diventare sempre più complesso dell'insieme dei rapporti di produzione economica, aumentando sempre più il grado di sviluppo dell'insieme dei processi di produzione, la forma economica borghese sarebbe stata a sua volta rovesciata nel suo contrario, cioè nella forma economica definitiva, quella del socialismo. Allora gli stessi menscevichi e una parte dei bolscevichi pensavano che l'unica cosa da fare in Russia fosse stare dalla parte della borghesia, cioè appoggiare il governo liberale della rivoluzione di febbraio, perché avrebbe provveduto alla necessaria industrializzazione della Russia e al trionfo della borghesia, perché solo una volta industrializzata gli operai, i proletari di fabbrica avrebbero potuto generare la rivoluzione socialista. Questo dice Marx, questo lo dice Marx. Ma Marx stava in Inghilterra. Marx infatti diceva che il socialismo sarebbe avvenuto contemporaneamente in tutti i paesi, però Marx pensava ovviamente prima di tutto ai paesi sviluppati dell'Europa occidentale, come la stessa Inghilterra in cui lui viveva. La rivoluzione socialista può avvenire, diceva Marx, solo nei paesi in cui la borghesia, il capitale e la grande industria avessero raggiunto il massimo grado di sviluppo nell'incremento dell'insieme dei rapporti dei processi di produzione. Invece Lenin tradisce Marx e pensa che si possa passare direttamente, capite, dal feudalesimo, da uno stato contadino, dove ci sono i contadini e non i proletari, come la Russia era in quel momento, direttamente dal feudalesimo al socialismo, senza una classe proletaria di milioni di persone che fa spontaneamente la rivoluzione e senza passare dalla fase borghese capitalistica, cioè bruciandola, bypassandola. Al contrario di Marx, Lenin pensa che la rivoluzione debba partire e poi espandersi in tutto il mondo, non dal paese più industrializzato, ma al contrario, dal paese più arretrato di tutti, cioè la Russia. Ma questo è un tradimento di Marx.
Lenin, come Marx, vede la Russia solo come punto di partenza per poi esportare il sistema socialista in tutto il mondo. Problema: chi fa la rivoluzione se non ci sono i proletari, gli operai di fabbrica? Sono pochissimi. Lenin, nella tesi di aprile, dice che la rivoluzione la fanno le masse, tutti i ceti poveri, non soltanto gli operai, ma operai e contadini, anzi soprattutto i contadini, perché la Russia è composta principalmente da contadini, quindi si può fare la rivoluzione con i contadini. No, Marx diceva non la possono fare i contadini non sono neanche una vera classe sociale, invece Lenin dice no, si può fare, a differenza di quello che dice Marx, la rivoluzione con i contadini, purché, fate attenzione, il partito comunista abbia una funzione di guida. La rivoluzione, secondo Lenin, doveva essere fatta dai contadini o dagli operai, ma non spontaneamente, perché infatti la classe operaia in Russia non esisteva veramente. La rivoluzione, secondo Lenin, doveva essere compiuta da intellettuali di partito, da un numero non tanto grande, da intellettuali e da militanti del partito comunista, del partito bolscevico. La rivoluzione sarebbe stata, in realtà fu proprio così, una sorta di colpo di Stato realizzato da poche persone, da pochi militanti, da pochi intellettuali istruiti, fanatizzati, indottrinati, da pochi intellettuali fedeli alla causa, pronti a morire, disciplinati, efficienti, capaci di agire all'unisono, pochi ma buoni, pochi intellettuali, pochi militanti del partito bolscevico. Le masse avrebbero seguito, d'accordo? Le masse avrebbero seguito, in particolare Lenin dice, noi prendiamo prima il potere, i palazzi del potere, magari pochi punti importanti della Russia, poi dopo otterremo il consenso delle masse, in particolare dei contadini. In che modo? Dando ai contadini la terra. Il governo provvisorio non vuole dare la terra ai contadini, vuole eleggere l'assemblea costituente. Invece noi bolscevichi per prima cosa daremo la terra ai contadini e quindi i contadini ci seguiranno, e quindi noi, famosa espressione di Lenin, siamo l'avanguardia del proletariato. Il proletariato non deve agire spontaneamente come diceva Marx, il proletariato deve seguire, deve anche, attenzione, essere educato, essere guidato, deve essere il proletariato governato, dominato da una piccola avanguardia di intellettuali che possiedono in qualche modo la verità assoluta e che spiegano alle masse, ai contadini e agli operai come devono vincere e quali sono i loro bisogni, quali sono le loro esigenze, quali sono i loro interessi. L'avanguardia del proletariato, il vero proletariato e poi l'industrializzazione della Russia la faremo dopo aver preso il potere, capite? Quindi prima prendiamo il potere con pochi intellettuali di partito, poi con il potere in mano realizziamo l'industrializzazione della Russia che finora non è stata fatta e creiamo milioni di proletari che ora non ci sono. Capite in che senso anche l'avanguardia? Il proletariato lo creiamo dopo, al contrario di quello che diceva Marx. Prima si crea il proletariato, milioni e milioni di operai fanno la rivoluzione. Invece Lenin dice prima gli intellettuali di partito che hanno una verità assoluta pensano di sapere meglio del popolo, delle masse, qual è l'interesse delle masse, prendono il potere e poi una volta al potere questi intellettuali di partito creeranno dal nulla il grande proletariato di fabbrica che dovrà governare, in teoria. I contadini ci seguiranno perché daremo loro la terra, Lenin fa intendere però che poi i contadini spariranno, saranno trasformati in manodopera industriale e la Russia si trasformerà da paese contadino in un paese fortemente industrializzato. Oppure i contadini, come vedremo in seguito, saranno eliminati, sterminati o lasciati morire di fame con carestie alimentate ad arte, saranno sterminati oppure migreranno a forza nelle città industriali per diventare proletariato industriale. Queste grosso modo sono le idee
delle tesi di aprile di Lenin. Vedete che sono idee molto ciniche, ma non solo, sono idee intrinsecamente totalitarie. Lenin dice esplicitamente che il proletariato, che le masse sono confuse, sono ignoranti, non hanno una vera coscienza della realtà. Sono nell'errore, non capiscono che cosa bisogna fare, quindi, lui dice Lenin, invece il partito possiede una verità assoluta, lo dice esplicitamente. Il partito, secondo Lenin, deve educare, deve guidare le masse, deve far capire alle masse che loro stanno sbagliando. Quindi l'idea è: le masse possono sbagliare, anzi stanno sbagliando, stanno facendo degli errori, mentre il partito, depositario del verbo, ha una verità assoluta e quindi deve guidare e dominare le masse, portarle alla vittoria, costruire una società favorevole alle masse. Il partito capisce meglio delle masse qual è il bene delle masse, quindi il partito agisce in qualche modo al posto delle masse, perché il partito possiede una verità assoluta scientifica, mentre le masse non capiscono e devono seguire. Comprendete? Mentre in Marx vi è l'idea che spontaneamente le masse, peraltro non i contadini come nel caso di Lenin, ma i proletari, debbano ribellarsi, invece, secondo Lenin, le masse devono seguire le direttive del partito. Sarà il partito, prima delle masse, a prendere il potere in una rivoluzione che somiglia ad un colpo di Stato, poi le masse seguiranno, ma saranno guidate dal partito, non avranno autonomia decisionale. Fate attenzione, questa non è una mia interpretazione, Lenin dice esplicitamente queste cose all'interno delle tesi di aprile e le dirà anche in seguito, quindi in questo modo, spero di essermi spiegato, si farà la rivoluzione, perché incredibilmente Lenin aveva ragione. Lenin riuscirà esattamente a mettere in pratica questo suo programma che io vi ho spiegato. Sembrava impossibile a tutti, anche buona parte del partito, del suo partito bolscevico, in particolare Stalin, non era d'accordo con quest'idea, con questo programma, però Lenin mostra che man mano il partito bolscevico ottiene sempre più consensi nei soviet e quindi a un certo punto Lenin riesce a far passare la sua linea, a convincere il partito, a ottenere l'unanimità del partito dagli esponenti del partito. Quindi bisogna fare una rivoluzione, dice Lenin, una rivoluzione comunista in cui, attenzione, il Parlamento borghese, la Duma, il Parlamento, l'assemblea costituente non hanno più senso, bisogna eliminare il Parlamento borghese, il Parlamento rappresentativo che è un orpello del passato. Il Parlamento liberale è soltanto, secondo Lenin, uno strumento di dominio nelle mani della borghesia capitalistica. Chi deve governare in Russia sono i soviet, famosa la frase di Lenin: tutto il potere ai soviet. Tutto il potere ai soviet. Devono governare i soviet, ma ben presto, lo vedremo, i bolscevichi otterranno una netta maggioranza all'interno dei soviet, mentre prima non erano molto rappresentati. Peccato che la frase tutto il potere ai soviet non venga letta completamente. Nelle tesi di aprile Lenin non dice solo tutto il potere ai soviet, dice tutto il potere ai soviet perché con l'esperienza possano liberarsi dei loro errori. Quindi comprendete, come ho detto prima, tutto il potere ai soviet perché con l'esperienza possano liberarsi dai loro errori. Traduzione: tutto il potere ai soviet, alle masse, ma le masse devono essere guidate dal partito, le masse devono essere sottomesse al partito. Tutto il potere ai soviet a patto che i soviet si liberino dai loro errori e vengano dominati dal partito guida, che quindi controlla i soviet. Tutto il potere ai soviet, ma i soviet non possono decidere liberamente che cosa fare. Tutto il potere ai soviet perché
si liberino con l'esperienza, così scrive Lenin, dei loro errori. Quindi tutto il potere ai soviet, ma il partito comanda verticisticamente i soviet e stabilisce, in base alla verità assoluta che il partito possiede, non può essere messa in discussione neanche da una maggioranza democraticamente eletta, il partito spiega ai soviet come non fare errori nel procedere sulla strada della verità. Non fatevi ingannare da quelli che dicono che il totalitarismo sovietico sia una deviazione successiva rispetto all'originaria ideologia di Lenin, che il totalitarismo è stata una deviazione che è avvenuta in base al brutto carattere di Stalin, eccetera, un errore che arriva non si sa come ad un certo punto nell'Unione Sovietica. No! Il carattere totalitario del potere bolscevico in Russia, che si trasformerà in Unione Sovietica, implicito, è già presente nel pensiero di Lenin, è già presente in questa vocazione totalitaria nel pensiero di Lenin, prima ancora che Lenin e i bolscevichi prendessero il potere. Basta leggere le tesi di aprile, d'accordo? I bolscevichi ottengono sempre più consenso, fanno propaganda per i contadini, siccome sono gli unici tra i partiti politici che vogliono la pace, l'uscita dalla guerra e la riforma agraria, le terre ai contadini, ottengono sempre più presenza, sempre più consenso all'interno dei soviet e nel paese. Il loro slogan è pace e terra. La maggior parte della popolazione russa è d'accordo, mentre invece il governo provvisorio liberale continua a volere la guerra e a rinviare la riforma agraria. E che succede? Nel giugno del 1917 Kerensky prende il posto di Lvov nel governo provvisorio, quindi la rivoluzione di febbraio e il regime liberale che ne scaturisce hanno due capi provvisori del governo, prima Lvov e poi Kerensky. Kerensky, il capo del partito dei contadini, prende il potere nel giugno del 1917, anche lui invece di uscire dalla guerra la fa continuare, anzi lancia una nuova offensiva contro l'Austria in Galizia nel giugno 1917 e continua a non voler fare la riforma agraria. E siccome Kerensky e i liberali perderanno consensi, mentre invece Lenin e i bolscevichi aumentano il consenso e prenderanno il potere, ecco, queste cose le vedremo nella prossima lezione dedicata alla seconda rivoluzione del 1917, nell'ottobre 1917. Mi raccomando, è importante leggere, conoscere e meditare bene le idee e i programmi di Lenin all'interno delle tesi di aprile. Arrivederci, alla prossima.